I tatuaggi mi sono sempre piaciuti, ho sempre affascinato, c'è un mondo di roba da sondare, da guardare, da esplorare e mi piacciono perché secondo me rappresentano un'espressione della propria interiorità. Ciao, sono Claudio, mi sono rivolto a Jerry quando ho avuto un'idea particolarmente illuminante per il tatuaggio che volevo fare, che è un tatuaggio a tema steampunk. È uno stile poco conosciuto, più che uno stile è un tema che ho in mente da parecchio tempo, conosciuto prima con i videogiochi, poi con la televisione, poi documentandomi, leggendo anche alcuni libri e riviste, e ho deciso di farmi un tatuaggio del genere. Quando mi hanno parlato di Jerry sono andato a vedere la sua pagina e ho capito che doveva essere lui quello che doveva farmi un tatuaggio del genere perché, essendo molto esperto nell'ambito del biomeccanico, nello steampunk sono presenti ingranaggi, macchinari, valvole, cose così, eccetera. Ho pensato che si potessero unire le due cose e creare una specie di biomeccanico steampunk. L'idea è stata accolta con un certo successo e infatti il risultato si vede. Il motivo principale per cui mi sono rivolto a Jerry è prima di tutto per l'unicità del disegno, perché io voglio qualcosa non copiato che nasca da niente, insomma, come è successo, è stato partorito tutto dalla mente di Jerry. Lo stile biomeccanico lo conoscevo già, non approfonditamente, ma lo conoscevo già e l'ho conosciuto ancora meglio poi quando sono andato a guardarmi le pagine di Jerry, perché mi sono letto anche altri articoli interessanti che ha pubblicato sull'origine e su tutto il resto. È un genere di tatuaggio che trovo molto affascinante. Io ho dato carta bianca. Lo stile biomeccanico ne sono venuto a conoscenza tramite internet, non avevo nessun artista in particolare prima che mi parlassero di Jerry che approfondiva il genere. Nel biomeccanico mi ispira particolarmente la fusione tra uomo-macchina, mi è sempre affascinato. Ho scelto in particolare due soggetti per Jerry che gli ho proposto, che uno era un gatto, perché non lo so, mi è sempre piaciuta l'immagine del gatto in stile steampunk. Amo i gatti perché adoro gli animali e quindi mi sembrava la scelta perfetta. E poi sull'avambraccio ho deciso di mettere una maschera, quella che usavano i medici veneziani per la peste, perché ho sempre avuto una vena un po' dark. Quando sono andato da Jerry per discutere appunto del tatuaggio, gli ho espresso le mie idee e dopo, nel corso dell'opera, dopo che aveva fatto un disegno che mi aveva messo giù alcuni schizzi, mi ha fatto capire che doveva essere qualcosa di un po' più complesso, una specie di motore che bruciasse, qualcosa che producesse energia. Per quanto riguarda il processo di creazione del disegno, come ho già detto, gli ho dato carta bianca, più che altro l'ho seguito mano a mano che Jerry metteva giù delle bozze, degli schizzi, me li inviava e praticamente poco a poco ho visto nascere il tatuaggio e questo mi ha fatto sentire partecipe, era sempre molto disponibile, eventualmente se ci fossero state modifiche da fare, mi ho sempre detto di scrivergli senza problemi, voglio dire, dopo io non ne ho fatte, questo è un altro discorso. Niente da dire al riguardo. Del disegno mi piace in particolar modo la parte alta, il gatto, il modo in cui è stato fatto è veramente mi fa impazzire perché sembra veramente fatto con l'aerografo come mi è stato detto. È una delle mie parti preferite, ma devo dire che in generale tutto il tatuaggio lo guardo molto volentieri, anche la maschera sull'avambraccio è molto bella. Mi piace effettivamente tutto, anche se sì, la parte preferita è quella alta. All'inizio Jerry, la prima proposta è stata, parlo del gatto sulla spalla, di farlo frontalmente con una specie di sorriso che era molto carino, devo dire. E io ovviamente gli avevo detto sì, va bene, perché no? Fondamentalmente era quello che avevo in mente. Dopo pochi giorni mi è arrivata una bozza dove mi diceva ma se facessimo il gatto in modo che si sporgesse un po' fuori con l'impressione che le manovri con le zampe, ti andrebbe come idea, mi ha mandato la bozza e effettivamente gli faccio sì, è perfetto, è bellissimo. Un risultato del genere non me lo aspettavo, essendo nuovo ho pochi tatuaggi, non ho niente di così grosso e all'inizio devo dire che l'impatto è stato potente, devo dire che ha fatto centro, ha superato le mie aspettative, non mi aspettavo un risultato del genere, davvero, davvero bello. Sì. La prima seduta è sempre quella un po' traumatica, che abbiamo iniziato con le linee. Io ho fatto sedute suddivise in 3 ore cada una e devo dire che pensavo peggio. L'ambiente in cui ci si trova è perfetto, è fuori da ogni logica rispetto a tutti gli altri studi di tatuaggi che ho visto. Io ho visto parecchi studi di tatuaggi e mi aspetto sempre di vedere tende
sgabuzzini chiusi. Vedo anche certi tatuatori che dopo un po' gli suona il telefono e suona il campanello, arriva dentro il tuo amico, ciao come stai, 2 balle, il caffè, la sigaretta. Questo discorso non è assolutamente da fare per quanto riguarda Jerry, perché prendi l'appuntamento, il tempo che ti dedica è quello, cioè prendi appuntamenti da 3 ore, per 3 ore ti si dedica a te, il tuo braccio, al tuo tatuaggio, a quello che ti deve fare, non ci sono distrazioni, non ci sono cazzeggiamenti, si fa solo la pausa sigaretta piuttosto che la pausa bagno, quello che è, o per far riposare le articolazioni, perché effettivamente è un ambiente pulito, sembra di entrare quasi da un dentista, quindi niente da dire assolutamente. Sei molto a tuo agio perché durante le fasi di lavorazione cerchi sempre di metterti in una posizione comoda, ci sono delle pause in base alle proprie necessità sia del cliente che del tatuatore. Tutto perfetto, insomma. Mi ha fatto firmare appunto la sua informativa nella quale ci ha spiegato tutto dettagliatamente. Parole povere, non ho avuto bisogno di chiedergli niente una volta letto quel foglio. Se seguite queste indicazioni facilitano di molto la cura del tatuaggio. A livello di personalità, diciamo, questo tatuaggio non mi ha portato grandi cambiamenti. Ovviamente quando mi vedo allo specchio mi soffermo sempre un po' a guardarlo, insomma mi piace, sono contento e probabilmente una lieve botta di autostima me l'ha anche data. Di tatuaggio, quando ho deciso di farlo, ovviamente vivo da solo, ma ho ancora a che fare con i miei genitori, li ho avvisati, gliel'ho detto, gli faccio: mamma, guarda che mi coprirò il braccio con un tatuaggio. Oh madonna, ma sei sicuro? Madonna, gli faccio: vabbè dai, non preoccupiamoci, ormai se non lo faccio adesso che ho 40 anni, quando lo faccio? Su. E allora ho deciso di intraprendere questo percorso. E ho notato anche un certo cambiamento nell'atteggiamento dei miei, che all'inizio era molto restio, poi comunque man mano che il tatuaggio cominciava a vedersi, diciamo che gli piace. Anche mio papà è stato lui a dirmi: cavoli che bello che ha quel gatto lì, sembra quasi fatto con l'aerografo. E la cosa mi ha preso bene, mi ha reso felice che in qualche modo fosse stato accettato. Tutti quelli che lo vedono mi dicono che è bellissimo, vogliono sapere da chi l'ho fatto, io ovviamente glielo dico, me l'ha fatto Jerry, se ne parla. Quasi tutti quelli che conosco 2 domande me le fanno. Ricordo un episodio di un sabato che sono uscito dal lavoro, mi sono fermato in un barettino vicino a bere un aperitivo con un mio collega e sento un ragazzo dietro di me che stava parlando con una sua amica che diceva: che bello che è quello, che lui aveva su un po'. E era lì che stava commentando il mio tatuaggio, dopo mi ha fatto i complimenti, ha voluto sapere chi me l'avesse fatto. Cavoli, ma che bello, cavoli, le linee lì si vede che sono curate, veramente bravo quello che te l'ha fatto. Gli faccio: grazie, è molto apprezzato, gli ho detto, fa sempre piacere ricevere dei complimenti. Veramente è stato bravo e ha voluto sapere anche lui chi me l'avesse fatto. E niente, questo episodio me lo ricordo bene. Prima era un po' più superficiale la mia visuale dei tatuaggi, guardavo la cosa con molto più superficialità. La mia visione dei tatuaggi dopo questo tatuaggio devo dire che è un po' cambiata, perché ovviamente dopo che te lo vedi addosso, effettivamente il tatuaggio a me piace adesso, mi piacerebbe, se dovessi farne uno ne farei un altro molto più grande e soprattutto più dettagliato. Anche la scelta del tatuatore è una cosa molto importante, soprattutto secondo me non è che bisogna farla dal primo che capita, bisogna sceglierla con cura, a prescindere da quello che si vuole fare. Secondo me sì, bisogna prestare particolarmente attenzione alla scelta del tatuatore, a quello che si vuole fare e alle dimensioni del tatuaggio. Queste 3 cose sono evolute dopo aver fatto questo tatuaggio. Se dovessi consigliare a qualcuno che vuol farsi un bel tatuaggio grosso e significativo, la prima cosa ovviamente è quella di scegliere un artista adatto allo scopo, di non farsi prendere dalla fretta, ponderare bene la cosa, anche perché dopo, una volta che cominci a farlo, dopo ce l'hai, quindi idee chiare soprattutto sin dall'inizio. L'idea di Jerry di pubblicare le foto del mio tatuaggio nel suo libro, che ripercorre la sua carriera, mi fa molto piacere, in un certo senso mi onora, non può che farmi piacere il fatto di vederlo sul suo libro. L'idea che qualcuno possa copiarmi il tatuaggio effettivamente mi dà un po' fastidio, ma non è che ci posso fare molto. Nel momento che uno la vede pubblicata sul libro di Jerry piuttosto che da qualsiasi altra parte, può fare quello che vuole anche se non potrebbe. E quindi io mi appello sempre al fatto che qualcosa di copiato non è bello. Per adesso non ho progetti a lungo termine per altri tatuaggi, anche se sicuramente se dovessi decidere di fare qualcosa mi rivolgerei a Jerry senz'altro. Sono contento di averlo fatto, non mi sono pentito di niente. Sì, tutto bene, grazie.